Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Sono al cospetto del piccolo crossover DDS, la DS3 Crossback, un'auto veramente premium, e dopo avervela fatta vedere dal punto di vista estetico, oggi vi porterò con me in un primissimo test drive con quelle che saranno le prime impressioni di guida. Prima però vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, di attivare le notifiche con il campanello e, se vi va, dare anche uno sguardo ai nostri account social Facebook e Instagram. Andiamo a bordo. Siamo quindi alla guida di questa nuova DS3 Crossback dopo avervi portato alla scoperta delle sue tecnologie di bordo con il sistema dell'infotainment e dopo esserci fatti un giro tutto intorno all'auto per scoprirne le caratteristiche estetiche. Possiamo finalmente guidarla. È chiaro, l'abbiamo provata solo per un weekend, quindi queste sono le nostre primissime impressioni di guida. Per un test drive più completo dovrete appunto aspettare per poter appunto scoprire la vettura a 360 gradi. Quello che vi posso già dire con certezza è che in marcia la visibilità è ottima, assolutamente nulla da dire, grazie alle ampie superfici vetrate che si trovano nella parte anteriore, parabrezza, finestrini, nessun problema a livello di visibilità, grazie anche ai montanti stretti. Forse l'unica cosa leggermente negativa è in fase di parcheggio, perché il muso è molto alto, come potete vedere nelle immagini, e quindi bisogna un po' prenderci la mano con quelle che sono le reali dimensioni della vettura. Stessa cosa però anche in marcia. Ho notato un handicap dato dal lunotto posteriore, che è molto stretto, e diciamo che non è assolutamente un punto a favore nella fase di parcheggio. È chiaro che se avete a disposizione la retrocamera questo non sarà assolutamente un problema. A livello di comodità in generale, di vivibilità dell'auto nell'abitacolo, grande comodità data dai sedili, perché sono avvolgenti sia nella parte dei fianchetti sia nella parte della seduta. Sono anche soffici a livello di materiali, comodo anche, buono anche al tatto l'alcantara presente sulla plancia, la pelle del volante, e anche a livello di sospensioni l'auto garantisce sempre un ottimo comfort. A Bari, come penso abbiate già capito nei nostri video precedenti, le buche non mancano, quindi è un perfetto terreno di guerra dove poter testare al meglio le sospensioni delle auto. E devo dire che la DS3 Crossback ha abbastanza successo nel suo essere un piccolo crossover di categoria premium, appunto perché la comodità interna è garantita dalla lateratura delle sospensioni. Anche a livello di stabilità l'auto si comporta molto bene, un assetto ben tarato. Non l'abbiamo provata ad altissime velocità, però intorno ai 90 km/h in strade statali e tangenziali l'auto è risultata sempre molto stabile. Un altro punto molto a favore del comfort di guida è dato dall'insonorizzazione. L'auto è veramente ben insonorizzata, non si sente nulla. È chiaro, adesso non siamo nel traffico, ma vi posso assicurare, l'ho provata all'ora di punta e si stava veramente in un salotto. Ma parliamo un po' della guida di quest'auto, perché queste sono delle primissime impressioni di guida. Quella che sto guidando è una DS3 Crossback equipaggiata con un motore 1500 Blue HDI, quindi un motore a gasolio da 100 cavalli, 75 kW. Devo dire, complice un po' il peso della vettura, l'auto non mi ha particolarmente sorpreso per la sua ripresa. È chiaro che, non essendo un SUV, non essendo un'auto particolarmente da viaggio, diciamo, non ce n'è troppo bisogno. È un'auto che verrà utilizzata principalmente in città. Un'auto certo molto sofisticata, molto elegante, molto comoda, ma verrà utilizzata principalmente in città, quindi ci si può chiudere un occhio volendo. Non è un lato troppo negativo, perché non stiamo parlando di un'auto troppo pesante o con un motore troppo piccolo, un'auto che si dà il suo bel da fare, ma ecco, non ha assolutamente, nonostante il badge DS Performance Line, appunto la performance si riducono solamente all'estetica, perché non è esattamente un'auto sportiva. In generale lo sterzo è molto preciso, devo dire abbastanza solido. Anche qui, come per la taratura delle sospensioni e per l'insonorizzazione, si sente che è un'auto di categoria premium. Per quanto riguarda la leva del cambio, questa in particolare è equipaggiata con un cambio manuale a 6 marce, l'utilizzo è abbastanza comodo, abbastanza ergonomico, se non fosse che ho riscontrato qualche piccolo problema per quanto riguarda l'innesto della quinta marcia. Non è esattamente un innesto naturale, quindi è un piccolo lato negativo. A livello invece di frenata, ora non mi cimenterò assolutamente in una frenata d'emergenza, per fortuna, ne ho avuto bisogno in questo weekend di test drive di fare delle frenate d'emergenza, però in generale ad alte percorrenze, ad alte velocità, per rallentare l'auto mi ha sempre dato la sensazione di avere un buon mordente per quanto riguarda i freni.
È ormai chiaro che un brand come DS si è voluto imporre con decisione in quello che è il segmento premium dei SUV e dei piccoli crossover. Questa DS3 Crossback non è assolutamente da meno, soprattutto all'interno nell'abitacolo presenta delle soluzioni estetiche abbastanza ricercate e sofisticate. Il problema è che questa ricercatezza toglie un po' di spazio a quella che è la praticità nella vita di tutti i giorni, perché ok, la pulsantiera qui sulla plancia, vi faccio un esempio, è molto bella da vedere, però devo stare sempre a distogliere il mio sguardo per gestire un po' i media, la navigazione, la climatizzazione, perché i pulsanti non sono dotati di un feedback aptico, è semplicemente una pulsantiera touch e quindi devo stare sempre a dare uno sguardo a ciò che sto cliccando. O anche per aprire i finestrini uno va d'impulso qui sulla parte del pannello porta, però in realtà i pulsanti si trovano nella parte bassa, qui sul tunnel centrale. O anche, non mi dimenticherò mai, il primo utilizzo che ho fatto con questa DS3 Crossback alla guida. Sono entrato, cercavo un po' il pulsante di accensione che solitamente si trova vicino alla chiave quando c'è appunto l'inserimento della chiave, ma si trova in basso, sotto le bocchette dell'aria condizionata, quindi anche questa è una soluzione, ok, ci sta, bella, ma molto poco pratica, ed è un punto sicuramente a sfavore. Questa DS3 Crossback Performance Line con il motore Blue HD 1500 da 100 cavalli gasolio ha un prezzo di partenza di circa 28.900 euro. Dando uno sguardo a quelli che sono stati i lati positivi e negativi di queste primissime impressioni di guida, chiedo a voi se reputate giusto questo prezzo di partenza. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, lasciatemi un like, condividete questo video se vi è piaciuto e se vi va date anche uno sguardo ai nostri account social Facebook e Instagram, oltre ad iscrivervi al nostro canale e attivando le notifiche a non perdervi nessuno dei nostri prossimi video.